Hai mai notato come certe persone ti mettano a disagio senza dire una parola? Ti svelo subito il loro segreto. Non è quello che dicono, è quello che non dicono. In questo momento, mentre mi ascolti, migliaia di persone stanno perdendo il controllo delle loro vite perché non sanno usare l'arma più potente che abbiamo, il silenzio. Rimani qui con me, perché alla fine di questo video saprai esattamente come trasformare la tua quiete in una forza che nessuno potrà mai toccare. E aspetta di sentire cosa succede quando applichi la tecnica che ti rivelerò nel quarto capitolo. L'arma segreta che tutti sottovalutano. Ti racconto di Maria, una donna che conosco. Per anni ha subito le angherie del suo capo, un uomo che si divertiva a umiliarla davanti ai colleghi. Un giorno Maria ha scoperto qualcosa che ha cambiato tutto. Ha smesso di rispondere alle sue provocazioni. Risultato? Il capo è diventato così nervoso che ha iniziato a fare errori madornali. 6 mesi dopo era lui a essere licenziato. Questo è il potere del silenzio strategico. Non è passività, è guerra psicologica di alto livello. Marco Aurelio, che governava un impero quando il mondo era molto più crudele di oggi, scriveva: «Il miglior vendicatore è colui che non cerca vendetta». Ma perché il silenzio è così devastante per chi ci attacca? Primo motivo: distrugge il loro copione mentale. Ogni persona che ti aggredisce ha già scritto nella sua testa come dovrebbe andare la conversazione. Si aspetta la tua rabbia, le tue giustificazioni, le tue lacrime. Quando tu non segui il loro copione, vanno in cortocircuito. Secondo motivo: li priva del carburante emotivo di cui hanno bisogno. I manipolatori sono come vampiri energetici. Si nutrono delle tue reazioni. Quando gli neghi questo nutrimento, si indeboliscono rapidamente. Terzo motivo: trasforma il silenzio in uno specchio implacabile. Seneca insegnava che ogni volta che puntiamo il dito contro qualcuno, 3 dita puntano verso di noi. Il tuo silenzio costringe l'aggressore a vedere quelle 3 dita. Ma qui c'è il primo segreto che devi capire. Non tutte le persone reagiscono allo stesso modo al silenzio. I narcisisti diventano furiosi e raddoppiano gli attacchi. Gli insicuri si ritirano immediatamente. I manipolatori cambiano tattica. Imparare a riconoscere queste reazioni ti darà un vantaggio strategico incredibile. Pensa all'ultima volta che qualcuno ti ha ferito con le parole. Cosa avresti potuto ottenere se, invece di rispondere, avessi semplicemente guardato, osservato, lasciato che il silenzio facesse il lavoro sporco al posto tuo? E qui arriviamo a un punto cruciale che molti non capiscono. Il silenzio non è l'assenza di comunicazione, è la forma più potente di comunicazione che esista. Comunica controllo, forza, sicurezza. Comunica che sei così solido dentro di te che non hai bisogno di difenderti da attacchi esterni. Ma attenzione, c'è una differenza abissale tra il silenzio strategico e quello dovuto alla paura. Il silenzio strategico nasce dalla forza, quello pauroso dalla debolezza. Il primo è una scelta, il secondo una fuga. Il primo ti dà potere, il secondo te lo toglie. Epitteto, che era nato schiavo e diventato uno dei filosofi più rispettati dell'antica Roma, diceva: «Ricorda che non è chi ti insulta o ti colpisce a offenderti, ma il giudizio che hai di questi atti come offensivi». Il silenzio è il modo più elegante per rifiutare di essere offeso. C'è un aspetto ancora più profondo che devi considerare. Il silenzio ti permette di osservare schemi comportamentali che altrimenti ti sfuggirebbero. Quando non sei impegnato a formulare risposte, a difenderti, a contrattaccare, il tuo cervello è libero di analizzare e nell'analisi trovi le vere debolezze del tuo avversario. Ho visto manager perdere autorevolezza perché non sapevano gestire un subordinato silenzioso. Ho visto mariti manipolatori andare nel panico perché la moglie aveva smesso di rispondere alle loro provocazioni. Ho visto bulli di ogni tipo crollare davanti a persone che semplicemente non reagivano. Il silenzio è come l'acqua, trova sempre il punto più debole e lì si infiltra. Ma a differenza dell'acqua, il silenzio non ha bisogno di tempo geologico per erodere. A volte bastano minuti per vedere qualcuno crollare sotto il peso del proprio veleno. Per i prossimi 3 giorni, identifica una persona che abitualmente ti provoca.
Può essere un collega, un familiare, anche un vicino. La prossima volta che questa persona cerca di coinvolgerti in una discussione o di provocarti, applica la regola dei 3 respiri. Inspira profondamente 3 volte guardandola negli occhi, poi rispondi solo con un sorriso neutro e cambia argomento o allontanati. Osserva la sua reazione e annotala mentalmente. Questo è il tuo primo passo verso la padronanza del silenzio strategico. Il tribunale invisibile che si attiva quando taci. Ora che hai capito il potere distruttivo del silenzio sui tuoi aggressori, è tempo di rivelare un meccanismo psicologico ancora più devastante. E questo è qualcosa che accade automaticamente, senza che tu debba fare nulla. Quando rimani in silenzio davanti a un attacco, nella mente dell'aggressore si attiva quello che io chiamo il tribunale invisibile. È un processo mentale automatico che non può essere fermato, controllato o evitato. E qui sta la bellezza di questa strategia. Immagina Roberto, un uomo che ha passato anni a criticare ogni scelta della moglie. Un giorno lei ha smesso di rispondere, di giustificarsi, di difendersi. Ha iniziato semplicemente ad ascoltare in silenzio. Risultato: Roberto ha cominciato a sentire le proprie parole come se le ascoltasse per la prima volta. E quello che ha sentito non gli è piaciuto per niente. Questo accade perché il cervello umano ha un meccanismo di autovalutazione che si attiva quando non riceve feedback esterni. È come se la mente dicesse: se l'altro non risponde, devo valutare da solo se quello che sto dicendo ha senso. Marco Aurelio scriveva nelle sue Meditazioni: quanto spesso i torti che subiamo esistono solo nella nostra immaginazione. Il silenzio crea quello che gli psicologi chiamano vuoto interpretativo. L'aggressore non sa se le sue parole ti hanno ferito, arrabbiato, spaventato o se semplicemente non vali la pena di una risposta. Questa incertezza crea un'ansia cognitiva insopportabile e qui entra in gioco uno dei principi più potenti della psicologia umana, l'horror vacui mentale. La mente umana non sopporta i vuoti. Quando crei un vuoto comunicativo, l'altro è costretto a riempirlo con i propri pensieri. E indovina cosa succede? I suoi pensieri si rivolgono contro di lui. Seneca insegnava che la coscienza è la voce di Dio nell'uomo. Il tuo silenzio permette a quella voce di farsi sentire chiaramente, senza interferenze, e quella voce raramente è gentile con chi fa del male agli altri. C'è un aspetto ancora più sofisticato che devi comprendere. Il silenzio non solo attiva la coscienza dell'aggressore, ma gli toglie anche la possibilità di razionalizzare il suo comportamento. Normalmente, quando tu reagisci, lui può dire: guarda come si comporta, avevo ragione a trattarlo così. Il tuo silenzio gli nega questa giustificazione. È come togliere le stampelle a qualcuno che finge di essere zoppo. Improvvisamente deve camminare con le proprie gambe e spesso scopre di non essere in grado di farlo. Ho conosciuto una donna, Claudia, che per anni ha subito le critiche costanti della suocera. Ogni volta che si difendeva, la situazione peggiorava. Un giorno ha deciso di applicare quello che io chiamo il protocollo del silenzio compassionevole. Ha smesso di rispondere alle critiche, ma ha continuato a essere presente, gentile, disponibile. La suocera, privata del conflitto di cui si nutriva, ha iniziato a vedere i propri comportamenti per quello che erano, puri attacchi gratuiti. In 6 mesi si è scusata spontaneamente. Questo ti insegna una verità fondamentale. Il silenzio non è crudeltà, è giustizia. È permettere alla verità di emergere senza interferenze. Epitteto diceva: non sono gli eventi che ci turbano, ma i giudizi che diamo degli eventi. Il tuo silenzio permette all'aggressore di rivedere i suoi giudizi senza la distrazione del conflitto. Ma attenzione, questo processo può essere doloroso da osservare. Vedere qualcuno crollare sotto il peso della propria cattiveria può far emergere il tuo istinto protettivo. Resistere a questo istinto è parte della disciplina. Non devi salvare gli altri dalle conseguenze delle loro azioni. Il tribunale invisibile emette sempre il verdetto giusto. Non è compito tuo influenzare la giuria. E c'è un bonus nascosto in tutto questo. Mentre l'aggressore combatte con la propria coscienza, tu sviluppi una comprensione più profonda della natura umana.
diventi un osservatore privilegiato dei meccanismi psicologici che muovono le persone. Questa comprensione ti sarà utile per il resto della vita. Il silenzio ti trasforma da partecipante involontario nel dramma altrui a regista consapevole della tua stessa pace. Scegli una situazione in cui qualcuno ti critica regolarmente. Può essere anche una critica costruttiva non richiesta. La prossima volta che accade, invece di rispondere o difenderti, applica la tecnica dello specchio neutro. Ascolta in silenzio, mantenendo un'espressione neutra e interessata, come se stessi osservando uno spettacolo teatrale. Alla fine, limiti a dire «Ho capito» e basta. Osserva come l'altra persona riempie il silenzio che segue. Spesso rivelerà molto più di quanto intendesse. La fortezza che costruisci dentro di te. Ma ora arriviamo al cuore pulsante di questa trasformazione, perché tutto quello che ti ho detto finora è solo la superficie. Il vero potere del silenzio non sta nell'effetto che ha sugli altri, ma nella rivoluzione che scatena dentro di te. E questa rivoluzione inizia con una domanda che cambierà il tuo rapporto con te stesso. Chi sono io quando nessuno mi sta guardando, giudicando o provocando? La maggior parte delle persone non lo sa. Viviamo così immersi nel rumore del mondo che abbiamo perso il contatto con la nostra voce autentica. Il silenzio strategico ti riporta a casa, ti riporta a te. Marco Aurelio, l'uomo più potente del mondo antico, trascorreva ore in solitudine scrivendo i suoi pensieri, non per pubblicarli, ma per conoscere se stesso, perché sapeva che un leader che non conosce se stesso è come un cieco che guida altri ciechi. Quando scegli il silenzio invece della reazione, stai facendo molto più che evitare un conflitto. Stai allenando quello che i neuroscienziati chiamano controllo inibitorio, la capacità del cervello di frenare impulsi automatici. E questo controllo si rafforza ogni volta che lo usi, come un muscolo che cresce con l'allenamento. Ma c'è un aspetto che raramente viene considerato. Il silenzio ti costringe a diventare il tuo migliore amico e il tuo peggior nemico allo stesso tempo. Quando non puoi scaricare la tensione reagendo agli altri, quella tensione deve andare da qualche parte e va dentro di te. Inizialmente questo può essere scomodo, è come trattenere il respiro. I primi secondi sono facili, poi inizia a bruciare, ma se persisti, scopri che puoi trattenere il respiro molto più a lungo di quanto pensassi. E lo stesso vale per il controllo emotivo. Seneca scriveva: «Ogni giorno, ogni ora ci offre una buona azione, una parola generosa, un lavoro difficile da compiere. Il silenzio di fronte alla provocazione è tutte queste cose insieme. Un'azione buona, non alimentare il conflitto, una parola generosa, il perdono implicito, un lavoro difficile, la disciplina di non reagire. Conosco un uomo, Francesco, che lavorava in un ambiente tossico pieno di pettegolezzi e rivalità. Per anni ha partecipato attivamente a questo gioco, fino a quando ha capito che stava diventando una persona che non riconosceva più. Ha iniziato quello che chiama il digiuno comunicativo. Per 3 mesi ha parlato solo quando strettamente necessario per il lavoro. Risultato? Ha riscoperto chi era veramente, ha cambiato lavoro e oggi dirige la sua azienda. Il silenzio è l'unico spazio dove puoi sentire la tua voce autentica. Nel rumore costante della vita moderna, quella voce viene soffocata dalle opinioni altrui, dalle aspettative sociali, dalle pressioni esterne, ma nel silenzio emerge chiaramente. E qui c'è una verità che può spaventare. Quando inizi a sentirti davvero, potresti non piacerti, potresti scoprire paure che non sapevi di avere, debolezze che preferivi ignorare, aspetti di te che vorresti cambiare. Questo fa parte del processo. Il silenzio non ti rende perfetto, ti rende autentico. Epitteto insegnava: ricchezza consiste non nell'avere grandi possedimenti, ma nell'avere pochi bisogni. Il silenzio ti insegna che il tuo bisogno di approvazione esterna è molto minore di quanto pensassi. E quando riduci questo bisogno, diventi ricco di una ricchezza che nessuno può rubarti. Ma c'è un livello ancora più profondo. Il silenzio sviluppa quello che io chiamo l'orecchio interno, la capacità di percepire sottili cambiamenti nel tuo stato emotivo
prima che diventino esplosioni incontrollabili. È come sviluppare un sistema di allerta precoce per le tue emozioni. Questo ti permette di intercettare la rabbia quando è ancora solo irritazione, l'ansia quando è ancora solo preoccupazione, la tristezza quando è ancora solo malinconia. E intercettare le emozioni prima che prendano il controllo ti dà un potere che poche persone possiedono: la capacità di scegliere come sentirti. Non sto parlando di repressione emotiva, sto parlando di consapevolezza emotiva. C'è una differenza abissale. La repressione è mettere un coperchio sulla pentola a pressione. La consapevolezza è abbassare il fuoco prima che la pentola esploda. Il silenzio ti insegna anche a distinguere tra ciò che puoi controllare e ciò che non puoi controllare. Questa distinzione, che è al cuore della filosofia stoica, diventa naturale quando pratichi il silenzio strategico, perché ogni volta che scegli di non reagire a qualcosa che non puoi controllare, il comportamento altrui, rafforzi il controllo su ciò che puoi controllare, le tue reazioni. E qui arriviamo a un paradosso bellissimo. Più accetti ciò che non puoi controllare, più controllo acquisti sulla tua vita. Il silenzio è la pratica di questo paradosso. Implementa quello che chiamo i 5 minuti di verità ogni sera prima di dormire. Siediti in silenzio per 5 minuti e poniti 3 domande. Cosa ho sentito davvero oggi? Quando ho reagito per abitudine invece che per scelta? Chi sono io quando nessuno mi sta osservando? Non cercare risposte immediate. Lascia che emergano naturalmente nel silenzio. Questo esercizio, praticato con costanza, ti riconnetterà con la tua voce autentica più velocemente di qualsiasi altro metodo. L'alchimia silenziosa che trasforma il dolore in saggezza. Ora che hai gettato le fondamenta della fortezza interiore, è tempo di rivelare l'aspetto più trasformativo del silenzio. Quello che sto per condividerti è un processo che ho osservato in centinaia di persone che hanno abbracciato questa pratica. La trasformazione alchemica del dolore in saggezza. Ma prima lascia che ti parli di Elena, una donna che ha vissuto questa trasformazione in modo così profondo da sembrar quasi incredibile. Elena aveva un marito che per 20 anni l'aveva sistematicamente sminuita. Ogni suo successo veniva ridicolizzato, ogni sua idea veniva demolita, ogni sua emozione veniva invalidata. Per 20 anni Elena aveva combattuto, si era difesa, aveva cercato di dimostrare il suo valore. Risultato? 20 anni di guerra emotiva che l'avevano logorata. Un giorno Elena ha scoperto quello che io chiamo l'effetto trasformativo del silenzio profondo. Ha smesso completamente di reagire alle provocazioni del marito. Ma attenzione, non ha iniziato a ignorarlo. Ha iniziato ad ascoltarlo con un tipo di attenzione che non aveva mai usato prima. Un'attenzione scientifica, quasi antropologica. Quello che è successo nei mesi successivi ha dell'incredibile. Elena ha iniziato a vedere schemi comportamentali che le erano sfuggiti per 2 decenni. Ha capito che il marito la attaccava sempre negli stessi momenti. Quando lei riceveva riconoscimenti, quando stava bene, quando mostrava indipendenza. Ha realizzato che quegli attacchi non parlavano di lei, ma delle sue paure più profonde. Questa comprensione l'ha liberata in un modo che 20 anni di terapia non erano riusciti a fare. Non perché la terapia fosse sbagliata, ma perché Elena aveva sviluppato un tipo di saggezza che può nascere solo dal silenzio contemplativo. Come funziona esattamente questa alchimia? Il processo è affascinante e segue sempre lo stesso schema. Prima fase, l'accumulo. Quando inizi a praticare il silenzio strategico, il dolore non scompare, si accumula. È come raccogliere tutti i sassi che ti tirano addosso invece di rilanciarli. All'inizio sembra che stai solo accumulando peso. Seconda fase, la pressione. Questo accumulo crea una pressione interna. È scomodo. Molte persone mollano qui perché pensano che stiano facendo qualcosa di sbagliato. Ma questa pressione è necessaria. È come il carbone che deve subire una pressione enorme per diventare diamante. Terza fase, la cristallizzazione. A un certo punto, tutta quella pressione inizia a cristallizzare in comprensione. Vedi schemi che prima erano invisibili, capisci motivazioni che prima erano misteriose,
riconosci manipolazioni che prima passavano inosservate. Quarta fase, la trasmutazione. La comprensione si trasforma in saggezza. E la saggezza ti cambia il rapporto con il dolore stesso. Non è che il dolore scompare, ma non ti controlla più. Diventa informazione invece che devastazione. Seneca, che ha vissuto esilio, perdite familiari e persecuzioni politiche, scriveva: ogni dolore o è sopportabile o insopportabile. Se è sopportabile, sopportalo e non lamentarti. Se è insopportabile, non lamentarti. Ti porterà via presto. Il silenzio ti insegna a riconoscere la differenza. C'è un aspetto ancora più profondo di questa trasformazione. Il silenzio ti insegna quello che io chiamo l'arte dell'osservazione distaccata. Impari a osservare le tue stesse emozioni come uno scienziato osserva un esperimento, con interesse, ma senza identificazione totale. Questo distacco non è freddezza emotiva, è libertà emotiva. È la capacità di sentire intensamente senza essere sopraffatto da quello che senti. È come essere in grado di nuotare in acque profonde senza annegare. Conosco un medico, Giuseppe, che lavorava in un reparto oncologico. Vedeva sofferenza ogni giorno. Per anni aveva cercato di indurire il cuore per proteggersi, ma questo lo stava trasformando in una persona che non riconosceva più. Ha iniziato a praticare quello che chiamava il silenzio compassionevole. Ascoltare il dolore dei pazienti senza cercare di risolverlo, senza scappare da esso, senza assorbirlo completamente. Risultato? È diventato un medico migliore e un uomo più sereno. Ha imparato che puoi essere profondamente compassionevole senza essere completamente vulnerabile. Epitteto insegnava: non puoi sempre controllare quello che ti succede, ma puoi sempre controllare come interpreti quello che ti succede. Il silenzio ti insegna l'arte dell'interpretazione consapevole. E qui arriviamo a una delle scoperte più sorprendenti di questa pratica. Il silenzio non solo trasforma il dolore presente, ma può trasformare anche quello passato. Quando sviluppi l'orecchio interno e l'osservazione distaccata, puoi riascoltare eventi del passato con una comprensione completamente nuova. È come rivedere un film che hai visto da bambino. La trama è la stessa, ma capisci dettagli che allora ti erano sfuggiti. E questa nuova comprensione può liberarti da dolori che portavi da anni. Il silenzio diventa così un laboratorio alchemico, dove trasformi il piombo del dolore nell'oro della saggezza. E una volta che hai imparato questa alchimia, non la dimentichi più. Scegli un dolore o una ferita emotiva che ancora ti disturba quando ci pensi. Può essere recente o vecchia. Applica quello che chiamo la tecnica dell'osservatore scientifico. Siediti in silenzio e richiama il ricordo doloroso, ma questa volta osservalo come se stessi guardando un documentario sulla vita di qualcun altro. Poniti queste domande. Quali schemi posso riconoscere in questa situazione? Cosa rivelava il comportamento dell'altra persona sui suoi bisogni o paure? Quali lezioni posso estrarre da questa esperienza? Non forzare le risposte. Lascia che emergano nel silenzio. Pratica questo esercizio per 10 minuti al giorno per una settimana. Scoprirai che il dolore inizia a trasformarsi in comprensione. Il codice segreto per diventare inattaccabile. Ora arriviamo alla parte più pratica e potente di tutto questo percorso. Quello che stai per imparare è un sistema completo che ti renderà praticamente inattaccabile dalle manipolazioni emotive. Non sto esagerando. Questo è il frutto di anni di osservazione e sperimentazione. Ma prima di rivelarti il sistema, devo raccontarti di Antonio, un imprenditore che ha applicato questi principi con risultati che ancora oggi mi lasciano stupefatto. Antonio gestiva un'azienda familiare dove i conflitti erano all'ordine del giorno. Fratelli che litigavano, soci che si accusavano, dipendenti che prendevano parti. Antonio era sempre al centro di questi conflitti, sempre costretto a mediare, sempre sotto stress. Un giorno Antonio ha implementato quello che io chiamo il protocollo dell'autorevolezza silenziosa. In 6 mesi la dinamica aziendale è cambiata completamente. I conflitti si sono ridotti dell'80%, la produttività è aumentata del 35% e Antonio ha riscoperto la passione per il suo lavoro. Come ha fatto?
ha applicato il sistema che sto per insegnarti. Un sistema che si basa su 5 pilastri fondamentali, ognuno costruito su secoli di saggezza stoica, ma adattato alla realtà moderna. Primo pilastro: la mappatura emotiva preventiva. Questo è forse l'aspetto più innovativo dell'intero sistema. Invece di reagire alle situazioni quando si presentano, inizi a mappare in anticipo le tue possibili reazioni emotive. È come avere un GPS emotivo che ti dice dove stai andando prima di arrivarci. Marco Aurelio faceva questo esercizio ogni mattina. Immaginava le persone difficili che avrebbe incontrato durante la giornata e preparava mentalmente le sue risposte, non per pianificare vendette, ma per pianificare la sua serenità. Ecco come funziona. Ogni mattina dedica 5 minuti a immaginare le 3 situazioni più probabili che potrebbero destabilizzarti durante la giornata. Per ognuna, visualizza te stesso che risponde con silenzio strategico. Visualizza la calma che mantieni, la chiarezza che conservi, la forza che dimostri. Questo esercizio riprogramma letteralmente il tuo cervello. Quando la situazione reale si presenta, non stai improvvisando una risposta, stai seguendo un piano che hai già testato mentalmente. Secondo pilastro: la tecnica dell'ancoraggio interno. Seneca insegnava che un albero con radici profonde non teme il vento più forte. L'ancoraggio interno è il sistema per sviluppare radici emotive così profonde che nessuna tempesta esterna può sradicarti. Come si crea questo ancoraggio? Attraverso quello che chiamo i punti di riferimento interni. Sono verità su te stesso che conosci con certezza assoluta, indipendentemente da quello che gli altri pensano o dicono. Per esempio, so di essere una persona che mantiene le promesse. So di essere capace di imparare dai miei errori. So che il mio valore non dipende dall'approvazione altrui. Questi non sono affermazioni positive vuote, sono fatti dimostrabili della tua vita. Quando qualcuno cerca di destabilizzarti, invece di cercare di convincerlo che si sbaglia, ti agganci a questi punti di riferimento interni. È come avere un'ancora che ti tiene stabile mentre le onde si agitano in superficie. Terzo pilastro: il filtro della rilevanza esistenziale. Epitteto aveva una domanda che poneva per ogni situazione stressante. Questo influirà sulla mia vita tra 10 anni. La maggior parte delle volte la risposta era no. E se non influisce sulla tua vita tra 10 anni, perché dovrebbe influire sulla tua pace oggi? Il filtro della rilevanza esistenziale è una tecnica per distinguere rapidamente tra ciò che merita la tua energia emotiva e ciò che non la merita. Funziona così. Quando qualcuno ti attacca o ti provoca, prima di reagire, poniti queste 3 domande in sequenza. Questa persona ha un ruolo significativo nella mia vita. Questa situazione avrà conseguenze concrete sui miei obiettivi. La mia risposta può effettivamente migliorare la situazione? Se la risposta a tutte e 3 le domande è no, applichi automaticamente il silenzio strategico. Se almeno una risposta è sì, allora valuti se e come rispondere. Questo filtro ti fa risparmiare un'energia emotiva incredibile. È come avere un bodyguard mentale che blocca gli attacchi irrilevanti prima che raggiungano la tua coscienza. Quarto pilastro: la pratica dell'osservazione antropologica. Questo è forse il pilastro più sofisticato del sistema. Consiste nel trattare ogni provocazione come un'opportunità di studio del comportamento umano. Invece di essere la vittima nella situazione, diventi il ricercatore. Quando qualcuno ti attacca, una parte della tua mente si attiva in modalità antropologo. Interessante, questa persona sta usando la tecnica dell'attacco personale per spostare l'attenzione dal vero problema. Oppure, questo schema di aggressività indica probabilmente una frustrazione in un'area completamente diversa della sua vita. Questa prospettiva antropologica ha 2 effetti potentissimi. Ti distacca emotivamente dalla situazione perché non sei più il bersaglio, ma l'osservatore. Ti dà una comprensione profonda delle dinamiche umane che ti servirà per tutta la vita. Quinto pilastro: il sistema di risposta graduata. L'ultimo pilastro del sistema è un protocollo di risposta che ti permette di calibrare esattamente la quantità di energia da investire in ogni situazione. Non tutte le provocazioni meritano lo stesso tipo di silenzio. Il sistema prevede 5 livelli. Livello 1: silenzio completo.
per provocazioni irrilevanti o da persone irrilevanti. Livello 2. Silenzio con conferma. Un semplice "ho capito", senza ulteriori elaborazioni. Livello 3. Silenzio riflessivo. Ci penserò, seguito da una pausa strategica. Livello 4. Risposta calibrata. Una risposta breve e specifica solo sui fatti, mai sulle emozioni. Livello 5. Intervento decisivo. Usato solo quando è necessario stabilire confini chiari. La bellezza di questo sistema è che puoi scalare su e giù a seconda delle circostanze, ma normalmente è sempre il livello più basso possibile. È come avere un termostato emotivo che regola automaticamente la temperatura della tua risposta. Ora arriviamo alla parte che renderà tutto questo sistema davvero efficace: l'implementazione nella vita reale. Perché avere gli strumenti non basta se non sai come usarli nel momento del bisogno. Conosco una donna, Patrizia, che dirigeva una squadra di 20 persone in una multinazionale. Il suo capo era uno di quei manager tossici che usava l'intimidazione come strumento di gestione. Patrizia ha applicato questo sistema per 6 mesi, documentando ogni interazione, ogni provocazione, ogni tentativo di manipolazione. Risultato: il capo ha iniziato a evitarla perché non riusciva più a ottenere le reazioni che cercava. Ma la cosa più incredibile è che Patrizia è stata promossa proprio dal CEO, che aveva notato la sua maturità professionale nel gestire situazioni difficili. Questo ti insegna una verità fondamentale: il silenzio strategico non solo ti protegge, ma ti fa emergere come leader naturale. Perché in un mondo pieno di rumore, chi sa gestire il silenzio viene automaticamente percepito come più saggio, più forte, più affidabile. Marco Aurelio diceva: "Il miglior tipo di vendetta è non essere come il tuo nemico". Il sistema che ti ho appena descritto è l'applicazione pratica di questo principio. Ma c'è un aspetto che devi assolutamente capire: questo sistema richiede allenamento costante. Non puoi aspettarti di padroneggiarlo dalla sera alla mattina. È come imparare a suonare uno strumento. Serve pratica quotidiana. Ecco perché ti suggerisco di iniziare con situazioni a basso rischio. Pratica con il commesso scortese, con il vicino petulante, con il collega che fa sempre il saputello. Costruisci la tua massa muscolare silenziosa su questi piccoli fastidi quotidiani. Quando avrai padroneggiato il sistema su queste situazioni minori, sarai pronto per le sfide più grandi, e quando arriveranno, perché arriveranno, sarai preparato. Seneca scriveva: "Ogni giorno, ogni ora ci offre una lezione". Il silenzio strategico ti trasforma da studente passivo della vita a studente attivo. Ogni provocazione diventa un'opportunità per testare e raffinare le tue capacità. E qui c'è una promessa che posso farti: se applichi questo sistema con costanza per 3 mesi, la tua vita cambierà in modi che oggi non riesci nemmeno a immaginare, non solo nelle relazioni difficili, ma in tutti gli aspetti della tua esistenza. Perché quando smetti di reagire compulsivamente agli stimoli esterni, liberi un'energia mentale ed emotiva incredibile che puoi investire in ciò che davvero ti importa. È come smettere di perdere acqua da 1000 piccole falle e accorgersi improvvisamente di avere una riserva idrica abbondante. Ma aspetta, perché c'è ancora un elemento che renderà questo sistema davvero invincibile: la comprensione profonda di quello che accade nell'altra persona quando applichi il silenzio strategico. Quando rimani calmo di fronte a una provocazione, nell'aggressore si attiva quello che gli psicologi chiamano dissonanza cognitiva. Il suo cervello aveva preparato una certa sequenza di eventi: provocazione, reazione, intensificazione. E quando questa sequenza si interrompe, va in tilt. È come se stesse guidando su un'autostrada e improvvisamente la strada sparisse. Deve fermarsi, ripensare, ricalibrare, e in quel momento di confusione perde tutto il suo potere su di te. Epitteto insegnava: "Nessuno può ferirti senza il tuo consenso". Il silenzio strategico è il modo più elegante per negare questo consenso. Ecco l'aspetto più bello di tutto questo processo. Più diventi abile nel gestire le provocazioni esterne, più diventi abile nel gestire i tuoi conflitti interni. Il silenzio verso gli altri ti insegna il silenzio verso te stesso.
E quando smetti di essere il tuo peggior critico, quando smetti di tormentarti con dialoghi interni distruttivi, scopri una pace che non sapevi nemmeno esistesse. Implementa quello che chiamo il diario del guerriero silenzioso. Per le prossime 2 settimane tieni traccia di ogni situazione in cui applichi il silenzio strategico. Annota. 1. La situazione. 2. Il livello di risposta che hai scelto, 1 a 5. 3. La reazione dell'altra persona. 4. Come ti sei sentito dopo. Alla fine delle 2 settimane, analizza gli schemi. Scoprirai che certe persone e certe situazioni seguono schemi prevedibili e questa conoscenza ti darà un vantaggio strategico incredibile per il futuro. Il potere che non può essere tolto. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio, ma in realtà è solo l'inizio del tuo, perché tutto quello che hai imparato oggi è solo teoria finché non diventa pratica quotidiana. Voglio lasciarti con una storia che riassume tutto quello di cui abbiamo parlato. È la storia di un uomo che ho conosciuto personalmente, Maurizio, che a 50 anni ha scoperto il potere del silenzio in modo così profondo da cambiare non solo la sua vita, ma quella di tutte le persone intorno a lui. Maurizio era un dirigente in una grande banca, sposato da 25 anni, padre di 2 figli adolescenti. La sua vita sembrava perfetta dall'esterno, ma dentro era un inferno di stress, conflitti e frustrazione. La moglie lo criticava costantemente, i figli lo ignoravano, i colleghi lo sabotavano, il capo lo umiliava. Per anni Maurizio aveva cercato di combattere su tutti i fronti. Discuteva con la moglie, litigava con i figli, polemizzava con i colleghi, si scontrava con il capo. Era sempre in guerra, sempre arrabbiato, sempre esausto. Un giorno, dopo l'ennesima lite familiare che si era conclusa con sua moglie che urlava e sbatteva le porte, Maurizio si è seduto in giardino e ha fatto una cosa che non faceva da anni. Ha ascoltato il silenzio. In quel silenzio ha sentito qualcosa che lo ha sconvolto, la propria voce, non la voce che usava per difendersi, giustificarsi, attaccare, la sua voce autentica. E quella voce gli ha detto una verità semplice ma rivoluzionaria. Smetti di combattere battaglie che non puoi vincere. Da quel giorno, Maurizio ha iniziato ad applicare il silenzio strategico in ogni area della sua vita, non dall'oggi al domani, ma gradualmente, con pazienza, con determinazione. I risultati sono stati straordinari. La moglie, privata del conflitto di cui si nutriva, ha iniziato a guardare se stessa e a lavorare sui propri problemi. I figli, non più costretti a prendere parti nella guerra tra genitori, hanno iniziato a rispettare il padre. I colleghi hanno smesso di vederlo come un bersaglio facile. Il capo ha iniziato a riconoscere le sue competenze. La trasformazione più incredibile è stata quella di Maurizio stesso. Ha ritrovato la passione per il lavoro, la gioia nella famiglia, la pace interiore. Ha scoperto che l'uomo che pensava di essere, sempre arrabbiato, sempre in lotta, non era il suo vero io. Era solo una maschera che aveva indossato per sopravvivere. Questa è la promessa del silenzio strategico. Non ti cambia chi sei, rivela chi sei davvero. Marco Aurelio, nel suo ultimo pensiero scritto prima di morire, ha lasciato queste parole: sii come il promontorio roccioso su cui si infrangono continuamente le onde. Esso rimane fermo e intorno ad esso si calmano le acque spumeggianti. Questo è ciò che diventi quando padroneggi l'arte del silenzio, un promontorio roccioso. Le tempeste della vita continueranno ad arrivare, le persone continueranno a provocarti, il mondo continuerà a essere rumoroso e caotico, ma tu rimarrai fermo e intorno a te le acque si calmeranno. Seneca diceva: non è quello che ci capita che conta, ma come reagiamo a quello che ci capita. Il silenzio strategico ti dà il controllo completo su come reagisci. E quando controlli le tue reazioni, controlli la tua vita. Epitteto insegnava: la libertà è l'unica cosa degna di essere desiderata. Il silenzio strategico è la strada più diretta verso quella libertà. La libertà dalle opinioni altrui, dalle provocazioni esterne, dai conflitti inutili, dal bisogno di giustificarsi costantemente. Ricorda, questa libertà ha un prezzo.
Il prezzo è la disciplina quotidiana di scegliere il silenzio quando ogni fibra del tuo essere vorrebbe reagire. Il prezzo è la pazienza di vedere i risultati a lungo termine invece che le soddisfazioni immediate. Il prezzo è il coraggio di essere frainteso, sottovalutato, giudicato da chi non capisce la tua forza. Ma questo prezzo vale ogni sacrificio. Perché quando padroneggi l'arte del silenzio, acquisti qualcosa che nessuno può toglierti: il potere su te stesso. In un mondo che urla costantemente, che reagisce compulsivamente, che si offende per tutto, che cerca conferme continue, tu camminerai con la tranquilla sicurezza di chi sa chi è, sa cosa vale, sa dove sta andando, e le persone lo sentiranno. Sentiranno la tua forza silenziosa, sentiranno la tua pace incrollabile, sentiranno che sei diverso, e questo li inquieterà e li affascinerà allo stesso tempo, perché in fondo tutti desiderano quella pace che tu avrai conquistato, tutti vorrebbero quella sicurezza che tu avrai sviluppato, tutti cercano quella libertà che tu avrai raggiunto. Il silenzio non è solo un'arma di difesa, è uno strumento di creazione, crea spazio per la saggezza, tempo per la riflessione, energia per ciò che davvero importa. Oggi hai ricevuto una mappa del tesoro. Il tesoro è la padronanza di te stesso. La mappa sono gli strumenti che ti ho dato, ma nessuno può fare il viaggio al posto tuo. Inizia oggi, inizia ora. Scegli una piccola provocazione quotidiana e applicale il silenzio strategico. Poi domani scegline un'altra, e poi un'altra ancora. Un giorno alla volta, un silenzio alla volta, una scelta alla volta, costruirai quella fortezza interiore che nessuno potrà mai conquistare. E quando l'avrai costruita, capirai perché Marco Aurelio, Seneca ed Epitteto sono ricordati ancora oggi, 2000 anni dopo la loro morte, non per le battaglie che hanno combattuto, ma per la pace che hanno conquistato. Quella stessa pace ti sta aspettando. Il silenzio è la strada, la scelta è tua. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.